ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi il nostro lui-lei modalità gossip spirituale, gossip esoterico, anche perché ci stiamo dando dentro con tutte le pratiche, poi anche abbiamo iniziato con il viaggio erotico negli arcani maggiori, quindi ci stiamo dando dentro adesso. Ci alleggeriamo un po' col nostro gossip spirituale e io partirei subito con lo so che già lo state sentendo, lo so che le state sentendo, eccole, con le metaforiche associative, le prendiamo tutte, vediamo che abbiamo, dai, allora, andiamo a fare un po' di gossip esoterico, allora, battiamole, Francesca, che stai facendo? Non lo so, qualcosa starò facendo, no? Scusa. Vediamo così, facciamo così, poi dai ci battiamo queste due così, ci sono metaforiche associative femminili e maschili tutte insieme, ci facciamo così, poi ci facciamo un po' così, poi ce le facciamo così, questi miliardi di carte. Vediamo un po', in questo momento, video sempre valido e dal momento in cui lo guardi andiamo a vedere quali sono le energie del momento in cui guardi. Ecco, guardi, chi si è girato, vediamo, una figa pazzesca si è girata, poi, belle le lei, però io voglio battere ancora, allora vediamo, abbiamo delle lei fighe, allora mettiamo qua, mettiamo così e ci prendiamo queste, dai, allora, vediamo. Dai, troppe ne hai prese, Fra. Vabbè, datti una... No, va bene. Allora, vediamo un po' che cosa ci raccontano gli sguardi, le movenze, i gesti, il non detto. Vediamo quali sono i protagonisti di questa narrazione di oggi. Vediamo gli attori della nostra scena odierna. Allora, vediamo un po' chi sono i protagonisti. Ah, beh, lui! Che pulisce, no, è lei, è una signorina che pulisce. Allora, è una signora che pulisce, che sta facendo le pulizie, c'ha una mazza in mano e sta guardando qualcuno, della serie se passi dove ho pulito ti ammazzo. Mi sembra un po' mia madre. Mamma, ti ho detto di non intervenire in questi momenti. Guarda, giuro che se passi ti uccido dove ho pulito. No! E tu avevi i traumi infantili perché non potevi passare da lì fino a quando non si asciugava. Se era scirocco eri fottuta, scusate il termine, perché non si asciugava mai e tu magari dovevi andare in cucina, ma eri costretta a rimanere o nel bagno o nella stanza da letto. Se era tramontana avevi una possibilità. Da noi al sud, tramontana si asciuga subito, scirocco penso ovunque. Quindi qua della serie se passi ti uccido, sai quando ti guardavano e ti facevano così, guarda che se passi quindi lei fa pulizia, ecco. Mi sembra anche un po' io quando sto nervosa che faccio le pulizie. Cioè non è che io sto nervosa quando faccio le pulizie, il problema è che mia madre e mia nonna erano nervose quando facevano le pulizie, ce l'ho di default, è uno dei doni o dei traumi che ho acquisito nel DNA. Quando fai le pulizie sei incazzato. Non lo so te, però. Poi ho cercato di lavorare su questo trauma fondamentale che avevo di default, diciamo. Infatti quando pulisco canto e così diciamo che si toglie un po' il trauma. Ok, a parte le vicende tragicomiche della mia famiglia, vediamo chi abbiamo altro, quali sono i protagonisti di questa narrazione. Vediamo. Eccolo. È chiaro. È lui che la guarda con sguardo serafico, assopito dal suo essere che lei stessa non vede, e la guarda incantato nella sua predisposizione non tanto alla bestemmia quanto al coraggio di crederci, capito? Quindi abbiamo lui che la guarda così, comunque sembra un po' mio padre. Allora, questi sembrano mia madre e mio padre, ragazzi. C'è mia madre con le mazze, così, con questo spirito guerriero per non dire altro, e lui con questo spirito aristotelico. Mio padre, Gianni San,
della serie magari gli ha detto di non passare di là, ma lui non l'ha sentita, passa, magari sta pensando a un passo filosofico e passa dove è bagnato, e allora tutta la filosofia decade, tutta la bellezza decade, perché lei ti sta inseguendo con la mazza. Ma lui comunque non la vede, vede la sua bellezza anche in quell'espressione lì. Ma a parte gli scherzi, è quello che vi sto raccontando. Qua abbiamo lui che ha la saggezza, no, dell'acquisizione di talenti spirituali e quindi ha trasceso anche diciamo, quelle forme più caratteristiche, quelle forme più pittoresche della natura umana. Ecco. E abbiamo questi qua, vediamo un po' quali altri sono i protagonisti della nostra narrazione. Quali sono i protagonisti della nostra narrazione? Ancora, vediamo un po'. Quali altre sfumature abbiamo? Ah, zzarola qua. Guarda, guarda, dimmi se non è... Cioè, allora. Abbiamo un poeta, abbiamo nominato Gianni San, cioè mio padre, eccolo qui, da Shakespeare, da Platone, mentre lei lo rincorre con la mazza. Poi lui capisce che ha sbagliato a passare dove era bagnato e allora prima di tutto si è tolto la maglia, dice bagnato mi tolgo la maglia, e poi però capisce che lei si incazza ancora di più e gli porta dei fiori. Diciamo che lega il discorso, e lei, no, sapete quando, no, le donne si incazzano o quando ti dicono, no, quando la donna dice, quando ti chiedi ma che cos'hai, gli chiedi a una donna, no, quando dice niente. Quel niente apre un oceano infinito di un abisso imperscrutabile, niente. Ok, ma sotto sotto lei è contenta che gli ha portato i fiori. E che cosa fa? Guarda sotto, sotto la sua corazza, lei danza, è felice, però dice, glielo devo tenere ancora dura la cosa. È un po' così, fondamentalmente abbiamo già letto il nostro lui-lei, è un po' così, no un po' così, è proprio così, è proprio così, è proprio così, sì, perché lui poi prima, diciamo, ci prova con la poesia, poi ci prova col bodybuilding, non ce la fa, alla fine gli porta dei fiori perché un regalo è sempre gradito. Ecco, quindi abbiamo, allora, andiamo su altri livelli, qua abbiamo maschili che sono usciti in abbondanza e femminili che ne sono uscite due, diametralmente opposte, no? Come vediamo qua, lei incazzata, un po' rigida e poi che si libera. Sicuramente, ragazzi miei ragazzi, magari dopo questo video fatevi la danza del piacere se state un po' più rigidine, no? Ok. O cantate, ballate, esprimete, perché mi dice che c'è questa dicotomia. Invece lui comunque, ma io lui lo vedo, inizialmente qua ci sta un po' imbronciato, ci provo col bodybuilding, no, forse non funziona perché lei vuole l'essenza, allora ci provo con Shakespeare o con Platone, lei la tocca nell'anima, però dice no, no, questo deve fare un gesto e gli porta dei fiori. Quindi ci sono maschili che fanno di tutto per essere apprezzati da un femminile, cioè daranno il meglio di loro, il quale troviamo in tutte le sfumature, anche nell'età, no? Troviamo tutte le sfumature, l'età non è un fatto cronologico, è una dimensione dell'anima, quindi passano varie dimensioni dell'anima in nelle prossime ore, nei prossimi giorni, e si spingono profondamente e oltre nell'anima, no? Perché? Perché qua c'è una voglia del maschile di conquistare un femminile, ma non di conquistarlo da una prospettiva, ah sei mia, ti possiedo, no, perché questa gli dà con la mazza, e di conquistarlo da un punto di vista più profondo, più, cioè della serie, no? Ho toccato le mie profondità, sto sentendo, mi apro il cuore, quindi e lei a questa predisposizione reagisce volando, no? E si libera. E si libera anche dai propri condizionamenti, magari ci sono dei femminili che pensavano male di qualcuno, invece male nel senso avevano dei pregiudizi e invece poi si rendono conto che non è così, ciò che giudicavano non è la realtà e si liberano loro stesse da quel condizionamento e si alleggeriscono. Ok, quadro perfetto. E adesso andiamo a vedere che cosa ci raccontano, vediamo anche con gli oracoli. Allora, vediamo. Tu stai riprendendo? Sì.
Sì, stai riprendendo, ok. Allora, vediamo cosa ci dicono questi oracoli. Vediamo. Per sempre giovane, e infatti abbiamo visto anche qua, no? Per sempre giovane. Una canzone di giocosità giovanile, le provano tutte. La proposta, la tua storia d'amore sta per elevarsi e salire di livello. Lasciare andare il passato, pulisci l'energia. Questa, ecco, pulisci l'energia per consentire più amore nella tua vita. Vabbè, praticamente è quello che che abbiamo appena detto, eh. Allora, che cosa succede quando alleggerisci l'energia, pacifichi il passato? Si alleggerisce l'anima, per sempre giovane, forever young. E quindi questo è proprio mi sembra una sequenza di quello che abbiamo appena letto. Qua ci sono dei maschili che hanno voglia di emergere. Cos'è la gioventù? Non è anche lì a livello cronologico, è una saggezza, cioè la vera leggerezza ti arriva, la gioventù, no? L'eterna giovinezza ti arriva quando alleggerisci i pesi del tuo passato. Io mi ricordo che a 20 anni ero più pesante del macigno stratosferico perché avevo il peso delle aspettative dei miei genitori, del mondo, quindi era pesante. Poi man mano che cosa succede? Che tu, questa è una cosa che dicevo sempre tanti anni fa, cioè giovani si diventa perché è la leggerezza dell'anima che determina, la leggerezza della mente razionale, no? Che si incallisce sul passato e quell'altro allora ti fa invecchiare la coscienza e quindi quando ti alleggerisci l'anima, ti alleggerisci la coscienza, allora ritrovi la vera giovinezza, l'eterna giovinezza. Allora qua vedo dei maschili che comprendono questo e si propongono alle energie femminili affinché anche loro possano riscoprire questa leggerezza, va bene? Con un accento, un appunto sul passato o quello che è accaduto, ci si alleggerisce, è bellissimo, sì, ci si alleggerisce. Vediamo adesso anzi mettiamo i tarocchi prima, dai, mettiamo i tarocchi, ci mettiamo, quali mettiamo? Sto prendendo questi però, più questi prenderei, dai sì, prendo questi. Allora, vediamo, mettiamo gli stessi tarocchi per uno e per l'altro. Forse, vediamo, iniziamo dal maschile. Allora, cosa ci raccontano gli dei in questa narrazione gossipiana degli dei, appunto? Vediamo. Vediamo l'energia attuale del maschile. Energia attuale del maschile. No, ho cambiato idea, perché ho visto questo Shakespeare e voglio vedere che cosa dice lui a lei, con i miei oracoli lui-lei, che potete trovare sotto all'info box, vediamo. Vediamo, cos'è che dice lui a lei? Cos'è che dice lui a lei? Vediamo. È timido, è timido. Eccola. Ah, non sono stato onesto, quindi dirà la verità. Non sono stato onesto. Tempo e pazienza, ok, qua parliamo di distacco, di distanza, o percepita a livello emozionale o reale fisica. Allora qua dice, io vivo con lei il divenire di un amore e io stesso vi assisto quasi invisibile sebbene visibile le stia vicino. Come una danza a due che è da uno solo ballata, così è la mia relazione con lei. Io sono nella mia invisibilità il suo unico e solo danzatore. Ella si muove come in sogno e crede di essere sola, eppur si muove con un altro e quell'altro sono io, visibile quando sono presente invisibilmente.
Allora, e qua abbiamo sensazioni di distanza, di distacco, come vi insegno sempre, la mancanza non è assenza, è invisibilità e l'invisibilità dell'altra persona lavora dentro di noi a un livello molto più profondo di quando è visibile. E tempo e pazienza, cioè dammi tempo, dammi pazienza, no? Abbi pazienza con me, comprendi, è questo, non sono stato onesto, abbi pazienza con me quando non stiamo insieme, quando non ci sei, la tua assenza lavora in presenza. Utilizza anche Kierkegaard, potrebbe anche essere Kierkegaard questo. Vediamo cos'altro dice. Questa vuole uscire? Sì. Vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto, perché ti amo più di quanto avrei mai creduto possibile. Questa è una grande rivelazione, no? Quindi sotto a quello che in questa assenza o in questo distacco apparentemente energetico, emotivo, energetico non sia mai un distacco energetico, è emotivo, apparente, realizza questa consapevolezza che vorrebbe darti tutto quello che non ha mai avuto perché ti ama più di quanto avrebbe mai creduto possibile. Ok, va bene, ne prendiamo atto, ma stiamo con la mazza. Va bene. Vediamo un po' se prendiamo le altre, vedete lei che sta così bella, bella feroce. Vediamo le carte queste altre, cosa gli dice. Questo qua è spagnolo. Su che cosa lei va a dissentire o sta dissentendo in questo momento? Vediamo. Vediamo. Eccole, due, sono uscite due. Allora, perdono. Sto lottando per superare il passato. Guarda, lascia andare il passato, pulisci l'energia per consentire più amore nella tua vita. Sto lottando per superare il passato. Quindi, ragazze e miei ragazzi, allora, formula pentacolare sulle immagini perturbate del passato in questo momento. Ok. Quindi lei difficilmente sta digerendo quello che è accaduto nel passato. E poi, corredor, non voglio correre più, non voglio correre dietro a nessuno, non voglio correrti dietro, non voglio correre dietro a nessuno, mi sono stancata. E quindi c'è questa energia di insoddisfazione e quindi anche un po' di tensione, no? Che cos'altro lei rivendica? La chimica. Non ho mai sentito una passione tanto intensa. Quando c'è passione tanto intensa, che vuol dire? Che la Kundalini si accende, siccome la Kundalini è energia nervosa a carattere sessuale che si trova in un serpente addormentato a 2 spire e mezzo sotto la colonna vertebrale, che succede quando si attiva la chimica? Che la Kundalini si sveglia e sale nei vari chakra. Che succede quando sale nei vari chakra? Che laddove trova chakra ostruiti esce fuori tutto quello che deve uscire, si deve purificare l'energia e viene fuori tutto, no? Come quando stai in cantina. Non mi fa pensare alla cantina mia, ragazzi e miei ragazzi, c'è un casino qua. Tu lavi, pulisci, ma ogni volta il muro perché c'è l'umidità e si sporca dopo 2 giorni di nuovo e quindi comunque sia, quella è la cantina, capito? Cioè, qual è il problema? Che quando tu devi portare a lucido qualcosa, devi togliere tutta la sporcizia che c'è. Quindi quando la Kundalini arriva nei vari chakra e ci sono degli aspetti di quel chakra ostruiti, escono fuori finalmente i problemi, esce fuori la polvere, no? Quella che sta sotto sotto. Quindi grazie alla chimica che noi abbiamo con qualcun altro, chimica che è proprio l'attivazione dell'energia erotica, che può succedere anche in amicizia, cioè quando si accende la Kundalini si accende per creare. Allora tu stai creando realtà, no? Quindi quando qualcuno ti fa incazzare, quando qualcuno ti fa arrabbiare, è la chimica, si accende, lascia stare poi c'è anche la chimica passionale a livello sessuale, no? Però si accende la Kundalini. Ecco, questa passione tanto intensa che lei ha la costringe a superare il passato, a pacificare il passato, perché l'anima vuole, sotto sotto cosa c'è dietro a tutto questo? L'anima vuole emergere. Come fa l'anima ad emergere? Quando la Kundalini sale, l'anima vuole emergere. Per emergere l'anima deve lottare contro le sue stesse resistenze all'amore, che sono tutte le problematiche che escono quando Kundalini tocca i chakra ostruiti. Mi spiego?
Ok, andiamo a metterci i tarocchi adesso. Mettiamocele qua queste. Energia attuale di lui. Vediamo come sta lui. Magari ti stai ritrovando in questa situazione. Ti puoi ritrovare in questa situazione anche con una persona che non necessariamente sia una persona di natura sentimentale, può essere anche un amico, una persona con cui collabori, una persona, mi spiego, che fa uscire fuori delle dinamiche, no? Ok. Sono tutti veicoli della nostra anima, le persone, tutti i veicoli del nostro destino. L'altro fuori in sé, come entità distinta e separata da te, non può mai esistere. Esiste solo la vostra relazione, che sia di lavoro, di amicizia, di... non lo so, mi spiego. Allora, vediamo l'energia attuale di lui, energia attuale di lui. Vediamo un po' come sta l'energia maschile. Sta portando guarigione con la temperanza. E infatti te lo dicevo anche prima. La temperanza mi parla di guarigione di del mio oracolo tempo e pazienza. Cioè sta portando equilibrio dentro di sé, pazienza, guarigione, un'energia bellissima di calma, di riconoscimento delle proprie polarità e di farle fluire insieme senza dire questo è sbagliato, questo è giusto, ma io sono questo, cerco di armonizzare i miei aspetti interni a mezzo della relazione con l'altra persona, questo dice. Mi spiego? Vediamo quali sono i pensieri di lui. Cosa ha nella mente? Cosa ha nella mente? La voglia di stabilità. 10 denari e sto pensando a costruirmi una base solida nella mia vita. Ecco perché porto pazienza. Mi parla di valori sani, anche di costruire dei progetti importanti che gli diano radicamento, stabilità, stabilità a lungo termine, dei progetti radicati sulla base di pazienza, perché un 10 di denari non si costruisce con un cavallo di bastoni, non si costruisce, cioè la continuità alla solidità. Non si costruisce con carte di movimento forte, si costruisce come la natura chiama a fare. I denari sono la terra, sono la costruzione lenta, stabile e quando tu giungi al termine ti giri indietro e hai costruito un impero. Quindi qua mi parlano di poesia, di bellezza, no? E la bellezza salverà il mondo, diceva Dostoevsky, e loro stanno cercando di portare bellezza nella loro vita. Che cos'è la bellezza? La bellezza è la forma attraverso cui l'amore si manifesta in natura. La bellezza, l'amore è il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi, portare pace, pazienza. Ecco, stanno pensando a questa stabilità costruita su questi paradigmi. Cosa ha nel cuore lui? Cosa ha nel cuore lui? Quindi andiamo a vedere dove ha portato guarigione, dove sta portando guarigione per sintonizzarsi su quel 10 di denari. Cosa ha nel cuore lui? Ha nel cuore lei. La regina di coppe. I maschili sono molto orientati all'energia femminile. È come se si sentissero attratti irrefrenabilmente dal femminile esterno perché si sentono irrefrenabilmente attratti dalla loro parte femminile interna. E che cosa li chiama a fare la loro parte femminile interna? Li chiama a essere compassionevoli con loro stessi e con l'altro. Li chiama ad avere fede nel mistero, li chiama ad avere fiducia in ciò che non si vede e quindi i maschili possono avere delle immagini di femminili esterni che li portano a realizzare dentro di sé questo. O un'immagine di un femminile in particolare e sentono nel cuore un femminile che è capace di comprendere anche senza parlare, quella sintonia, quella sintonia empatica che loro stessi custodiscono dentro, ma grazie all'esempio esterno questa empatia emerge in loro, no? Qui hanno nel cuore in altre, per dirlo in altri termini, hanno nel cuore lei. Questa lei non è solo lei, no? Questa lei è il loro femminile, ok. Allora, a questo punto, qual è il maggior ostacolo, sfida che si apprestano a superare nei prossimi giorni, nei prossimi tempi? La fede, pazzesco, ecco perché hanno nel cuore i femminili. La stella è recuperare la fiducia, la speranza, a me non mi piace questa parola, lo sapete, speranza, ma lo dico per intenderci, recuperare la speranza. La stella al blocco è come se non è
quando esce una carta che sta al blocco, non è che non c'è, c'è, ma sta al blocco, è la sfida. La sfida è avere fede negli eventi, affinché possa realizzare quello che sta pensando. Fede negli eventi, qualsiasi eventi essi siano. Cioè questa mi dà dietro con la mazza. Fede in quell'evento, perché se questa te va dietro con la mazza, un motivo c'è. E come ci diciamo sempre nello yoga sciamanico, è per farti vivere un certo tipo di esperienza affinché tu possa sciogliere paure, resistenze e attaccamenti all'amore, alla libertà finale. Ok. Andiamo da quest'altra parte. Energia attuale di lei. Come sta il femminile, energia attuale di lei? Lei sta con le idee chiare, asso di spade. Lei ha chiarezza mentale, lei ha questo sì, questo no, la vedo sapere ciò che vuole, la vedo parlare chiaro, ha una chiarezza mentale, energetica che gli arriva da dentro, sa quello che vuole, come raggiungerlo, ha la spada, no? Quindi è l'asso di spade chiarisce ogni dubbio, è pronta a parlare, è pronta a chiarire, sta sul pezzo, sa quello che vuole. La spada, l'asso di spade chiarisce, dirada la nebbia. Se c'erano dei dubbi, lei con quest'asso, l'energia di lei è volta a tranciare i dubbi che si interpongono nel suo cammino, quindi anche parlare chiaro, parlare in modo determinato, parlare in modo conciso, ha le idee chiare, anche la voglia di comunicare, di parlare e di questo entusiasmo della chiarezza. Allora, cosa sta pensando l'energia femminile? Cosa pensa lei? La regina di spade non poteva essere, cioè, dimmi se non è questa con la mazza. Cioè. Allora, lei sta cercando, con la regina di spade nei pensieri, vuole avere le idee chiare proprio su cosa fare, cosa dire, sta cercando di mettere ordine nei suoi pensieri affinché possa avere un pensiero unico, lucido e parlare anche chiaro in tante situazioni e diradare la nebbia in diverse situazioni, non solo quelle amorose, non solo quelle amorose. Vediamo che cosa ha nel cuore lei. Che cosa ha nel cuore lei? Cosa prova? Lei ha un amore tenero nel cuore, il paggio di coppe è il cuore di lei che batte, con la voglia di innamorarsi, con la voglia, è tenerissima, no? Rispetto a una regia di spade che è più dura, è come se avesse un po' una parvenza di corazza, ma non è così, perché il paggio del cuore è ciò che traspare veramente al di là delle parole che può dire. E quindi lei ha questo paggio di coppe nel cuore che è la voglia di connessione, la voglia di bellezza, la voglia di poesia, ehm, la voglia di innamorarsi di qualcosa, di un progetto, della vita. Quindi ha questa predisposizione bellissima ed è come se il cuore parlasse a mezzo della sua mente, perché se nel cuore abbiamo una cosa, la voglia di avere chiarezza tra mente e cuore, e quindi qua ci sono i femminili che hanno un'energia molto coerente, cioè grazie a ciò che sentono, ciò che provano, diradano le nebbie laddove deve essere fatta chiarezza. Le parole sono vagliate dal cuore e non viceversa, va bene? Non viceversa. Vediamo qual è la sfida che si appresta a superare il femminile. La sfida è quella di parlare, il giudizio è quella di risolvere una questione in sospeso, ecco perché abbiamo l'asso di spade, no? Il giudizio significa che l'anima sta bussando affinché si prendano delle decisioni che si stanno magari rimandando. Il giudizio al blocco è l'araba fenice, ci sta per aversi una rinascita. Allora la vogliamo fare questa rinascita che ha come base il fatto di portare la voce del cuore nelle parole, no? E quindi la redenzione dell'anima, il giudizio, la rinascita, è al blocco questa rinascita, questa però c'è, quando è al blocco non significa che non c'è questo potenziale che necessita un coraggio maggiore, va bene? E si realizza, ok. Andiamo a vedere adesso quali sono le intenzioni, le vere intenzioni dell'anima di lui. Il 4 di spade, le vere intenzioni dell'anima sono quelle di usare il silenzio come il modo per meditarci su e quindi di non fare le cose di fretta. Pazienza, pazienza, pazienza. Quindi le vere intenzioni dell'anima è non agire di impulso, ma prendersi un momento di totale silenzio per fare le scelte dettate dal cuore, osservare
e poi non fare le cose, fare silenzio alla mente razionale. Questa è la vera intenzione dell'anima. E a cosa sono conformi le azioni di lui? A cosa sono conformi le azioni di lui? A parlare, perché ha fatto silenzio nella mente. Le azioni di lui sono l'otto di bastoni. Farà azioni che parlano di velocità, ma velocità vagliata alla luce della consapevolezza. Cioè, non fare le cose, ascolta il silenzio della mente, e quando la mente fa silenzio, quattro di spade, parla, perché quando parlerai lo farai con compassione, lo farai con empatia. Chiarissimo, va bene? Allora, cosa viene integrato nell'energia maschile? Cosa viene integrato? Un cambio di prospettiva, l'appeso. Anche questa carta mi parla di pazienza. Ma soprattutto cosa viene integrato nell'energia maschile? Mi parla del cambio di prospettiva rispetto agli eventi della vita. E quindi andiamo a integrare anche questa stella, no? La fede negli eventi, perché l'anima capisce che quando si sta in silenzio dalla mente razionale si comunica meglio, si comunica dal cuore, si comunica in modo femminile, con l'energia femminile, che è quella di empatia, ricettività ed assenza di giudizio. Che cosa viene integrato? Un capovolgimento della prospettiva. Chiarissimo. Vediamo quali sono le vere intenzioni di lei, dell'anima di lei. Sono quelle di 7 di denari, non avere fretta anche lei. Il 7 denari però ha un'altra valenza di non avere fretta, cioè il 7 denari è coltiva ciò che hai già seminato, o meglio scusami, prenditi cura di ciò che hai già seminato nei rapporti, nelle circostanze. Le vere intenzioni sono quelle di avere fede in ciò che germoglierà da quello che hai già seminato in tutti i rapporti e in tutte le circostanze. Ok. Come vedete, il giudizio che la rinascita dopo la semina non è che è al blocco, è la sfida fino a quando non germoglia, prendersi cura anche se non si sanno i risultati. Quando pianti un semino nella terra, non è che stai ogni giorno a scavare per vedere se sta spaccando il guscio, cioè no, quello è. E a cosa saranno conformi le azioni di lei? A cosa saranno conformi le azioni di lei? A agire d'impulso. Il matto, una carta bellissima. Agirò quando lo sento senza programmi. Agirò nel modo in cui l'anima mia nel mio corpo mi chiama a fare, senza programmi, senza strutture. Agisco d'impulso perché è un impulso risvegliato, perché mi parla del mio cuore. E agisco distinto, non mi programmo niente. Faccio ciò che sento perché nel cuore mio sono guidata. Non mi programmo niente, il matto non si programma, va bene? Andiamo a vedere cosa viene integrato quindi dall'energia femminile. Il cavaliere di denari, chi va piano va sano e va lontano, una costruzione reale, solida, perché lenta e stabile, non fuochi di paglia. E quindi qua abbiamo dei femminili che agendo d'impulso, agendo d'istinto, hanno cura e fede di ciò che hanno già seminato, raccoglieranno i frutti di ciò che viene seminato ed è stato seminato con pazienza, nelle relazioni, nei rapporti e in tutto ciò che riguarda la loro vita pratica, di vissuto proprio. E adesso andiamo a fare specifiche non con i tarocchi, perché voglio entrare più dentro, voglio metterci forse queste, vediamo queste dei chakra là sopra. Allora, su di lui, sul 4 di spade, il silenzio della mente, a quale chakra è corrispondente? Allora, sul silenzio della mente, perché quale consapevolezza, a quale chakra deve emergere? Quale chakra, come ti ho detto prima, che ti ho detto prima? Che poi parlo, canalizzo e poi non è che mi ricordo proprio. Allora, ti ho detto prima che la Kundalini, quando sarà nei vari chakra, attiva determinati poteri, no? E anche le problematiche relative a quel chakra. Vediamo un po' a quale chakra corrisponde questo 4 di spade, su cosa medita l'anima. Ah, il secondo, il diritto di provare il piacere. Indulgere nel piacere impossibile, il diritto di provare il piacere, il secondo chakra, quindi è quando da bambini siamo stati educastrati a dare un nome alle emozioni. Quelle le devi sentire, quelle solari, quelle
che della mente razionale definisce belle, quelle invece ctonie sotterranee sono dolore, non le devi sentire, sono male, sono brutte. Quindi indulgere nel piacere è impossibile, dice qua. E il secondo chakra, quindi il diritto di provare piacere e non sentirsi in colpa. Quello che ci abbiamo tutti, ma ce l'abbiamo di default con la Chiesa Cattolica, attenzione! Cioè con la strumentalizzazione del potere a mezzo della Chiesa. La religione in sé, tutte le religioni sono bellissime, sono strumenti straordinari. Quando vengono poi, sono state strumentalizzate a servizio del potere, diventano una schifezza. Cioè, perché il potere vuole tutti prevedibili, misurabili e governabili, quindi il problema è questo e di conseguenza qua l'anima fa emergere il diritto di provare piacere senza sentirsi in colpa. Badiamo bene che queste sono le nostre azioni nel maschile, no? Maschile e femminile sono dentro di noi e poi le vediamo fuori facendo l'esperienza di ciò che emerge da dentro, però dobbiamo vederle fuori attraverso lo specchio, no? E quindi il diritto di provare piacere e di smettere di giudicare ciò che sente come male, come bene, ma sentire le emozioni come degli dei. Quindi il diritto di provare quello che prova senza sentirsi in colpa di qualsiasi emozione sia. È molto interessante questo. Vediamo, voglio mettere un'altra carta di qua, però non queste, sulle azioni del matto. Allora, voglio una carta, sì, voglio una carta forte qua, voglio l'archetipo. L'archetipo, fra dove le hai messe le carte dell'archetipo? Eccoli. Allora, le azioni del matto istintive, vado dove sento, qual è l'archetipo dominante in questo? Se mi devo incazzare mi incazzo, però come dicevo alle mie alleve tanto tempo fa, se devi piangere fallo bene, se devi arrabbiarti fallo bene, non sprecare l'opportunità. Ecco, quindi allora vediamo il matto, a quale archetipo corrisponde il matto? Si lancia verso dove? Cos'è che la sua anima sta premendo in queste prossime ore, prossimi giorni? Di vivere quale mito, quale archetipo? Quale mito, quale archetipo vuole vivere con questo matto, oltre a quello della libertà di sentirsi libera nel suo essere? Libera nel suo essere per realizzare quale mito, quale archetipo? Ah, lo studio, umiltà e devozione per la conoscenza. Ho capito. Allora, qual è il mito? La libertà di fare esperienze senza pregiudizi. Va bene? La libertà di fare esperienza senza pregiudizio che pregiudica l'esperienza stessa. Mi muovo istintivamente, vado a scoprire aspetti di me muovendomi istintivamente. Volontà di stare apprendendo tutta la vita, appunto. Chiarissimo, chiarissimo. Voglio vedere adesso, andiamo un attimo sul gossip più gossip. Ci mettiamo i tarocchi dell'indovino su di lui qua con l'8 di bastoni. Allora, vediamo nella fattispecie, nella realtà fenomenica, le azioni dell'8 di bastoni, questa energia che si muove velocemente per sbloccare cosa? L'energia dell'8 di bastoni è lo sblocco, no? Di comunicazioni, sblocco della fede in questo caso, no? Ho fiducia, ho fede, supero l'impasse, no? A cosa corrisponde? Cosa ci dicono gli spiriti a mezzo di tarocchi dell'indovino? Eccola. Ah, supero l'impasse della solitudine. Questo è il 4 di picche e il 4 di spade, è simile. Quindi economia, solitudine, ok, quindi supero l'impasse del fermo, supero l'impasse anche del fermo perché ho silenziato la mia mente, sento il diritto di provare piacere, non sento il senso di colpa, supero l'impasse e comunico. Ancora dichiarazione, qua abbiamo dichiarazione e qua pure c'era la proposta, mi dichiaro qualcosa, qua c'è la carta di austerità, probità e austerità, è uscita al contrario e quindi qua l'austerità, austero, no? Che è quella freddezza tipica del maschile ferito, è come se superassero questo.
l'austerità del maschile ferito, superassero questo, la temperanza di nuovo non poteva che uscire la temperanza, allora porto equilibrio tra il mio lato maschile e il mio lato femminile, quindi comunico la guarigione dei miei aspetti dicendo parole in comunione con il mio cuore. Bellissimo. Quindi sì. Allora, vediamo, mettiamone due altre, dove stanno queste altre? Eccole queste. Ciò che emergerà nell'aspetto maschile e ciò che emergerà nell'aspetto femminile. Ciò che emergerà nell'aspetto maschile risentono il fuoco della vita, vedi? Cispa della vita, sentono il fuoco della vita. No te hundas en la desperanza e la desolazione, perché dentro di te arde una chispa de vida que es invencible e imbattibile. Puede superar todo lo che dependa del tuo destino. Si risveglia una fiamma dentro di loro, con questo, dopo tanta meditazione o dopo tanta introspezione, si risveglia una fiamma che lo conduce alla bellezza. Una fiamma si risveglia, no? Alla perché hanno nel cuore la regina di coppe comunque, ecco. Vediamo cosa si risveglia nel femminile. La porta è aperta. L'intenzione pura può aprire le porte nell'universo e fare possibile ciò che sembra impossibile. Credere profondamente nella bontà e osservare come succede la magia. Quindi, allora, i femminili, facendo le azioni che vanno al di là dei loro condizionamenti, azioni senza pregiudizio, quindi approdando a una conoscenza esperienziale della loro vita, non per sentito dire, non perché sto studiando a livello concettuale, quindi approdando a una conoscenza empirica della vita, si rendono conto che arriva la magia, agendo distinto di impulso, senza pregiudizio e senza condizionamento. Quindi, ragazze mie, ragazzi, io non aggiungo nient'altro, ci siamo focalizzate soprattutto sul gossip spirituale, mettendo anche in pratica i nostri insegnamenti sciamanici ed esoterici. Detto questo, ragazze mie, ragazzi, mi raccomando, sta partendo la pratica 21 giorni sta sotto. I 22 podcast, il viaggio, l'Eros negli arcani maggiori, mi raccomando, perché quello è un percorso straordinario, tutto gratuito sul mio canale, affinché voi possiate veramente emergere a mezzo di tutte quelle immagini che noi ormai da 5 anni con i tarocchi, gli spiriti si palesano a mezzo delle immagini narrative, no? Ecco, questo, il viaggio negli arcani, nei 22 arcani, non ti farà imparare i tarocchi come si leggono, come li leggono tutti, ma tu incarnerai l'archetipo, e anche chi non sa leggere i tarocchi, quando avrà a che fare con un arcano, con quell'archetipo, tu saprai leggere i tarocchi. Come le mie ragazze delle masterclass che hanno fatto con me il viaggio dell'eroe a mezzo, con i tarocchi a mezzo dell'estasi sciamanica, loro sanno già, non hanno magari mai studiato i tarocchi, sanno già che cos'è quell'archetipo, e quindi non è che lo sanno concettualmente, lo incarnano. Quindi se tu dovessi un giorno poi prendere in mano un mazzo di tarocchi, tu dopo questo viaggio di 22 arcani, tu avrai talmente le percezioni aperte che avrai una lettura tua e ti serviranno per la tua evoluzione personale in modo impeccabile, come solo tu puoi fare. Quindi mi è arrivata questa intuizione, ispirazione di grande impatto, e significa che era necessario al collettivo. Detto questo, io ti abbraccio profondamente, ci vediamo prestissimo, e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.